Ciao ragazzi, io sono Wendy e inizio la mia giornata così, con il rumore della moka e il profumo del caffè. È un piccolo rito che condivido con mio marito nella tranquillità e nel silenzio del mattino. Mentre aspetto che il caffè sia pronto, mi piace riflettere su tutto quello che farò oggi. Pulire e sistemare ogni angolo mi aiuta a connettermi con questo spazio e a sentire la casa finalmente davvero mia. Sono felice di portarvi con me in questa nuova giornata di faccende e scoperte. Prima di iniziare con le faccende, vorrei dare un caloroso benvenuto a tutti i nuovi arrivati sul canale. Siamo sempre di più ed è un'emozione bellissima. Ci tenevo anche a ringraziarvi di cuore per i commenti stupendi che mi avete lasciato sotto l'ultimo video della presentazione della casa. Leggere il vostro entusiasmo e il vostro affetto mi ha riempito il cuore e mi dà tantissima carica per continuare a condividere questo nuovo inizio con voi. Ero veramente curiosa di vedere come fosse messo lo spazio sotto la cucina, quindi ho approfittato dalla carica del mattino per mettermi all'opera. Ne ho approfittato anche per fare una pulizia approfondita alla lavastoviglie usando l'acido citrico. Per me la pulizia di questo ambiente è fondamentale, specialmente ora che abbiamo la cucina a vista. È la prima cosa che si vede quando si entra in casa. Per prima cosa ho tolto il grosso dello sporco con la scopa. Non potete immaginare cosa si accumula lì sotto. Una volta rimosso il grosso, passo a lavare per bene con acqua e un po' di candeggina, cercando di arrivare fin dove riesco. È un lavoro faticoso ma necessario per igienizzare bene tutto, specialmente ora che siamo appena entrati. Vedere sparire quello sporco mi fa sentire molto meglio. Sento che la casa sta diventando finalmente pulita nel profondo. Però da quando ci siamo trasferiti ho deciso di fare le cose poco a poco, senza fretta. Voglio pulire, riordinare gli spazi e controllare che ci siano solo le cose che usiamo veramente. Il mio obiettivo non è solo riempire le stanze, ma decorare con alcuni oggetti speciali che ci facciano sentire a casa. Ma allo stesso tempo voglio lasciare spazio per i nuovi oggetti, nuove esperienze e per tutti i ricordi che inizieremo a costruire proprio qui, in questa nuova casa.
Preparare la stanza di mia figlia era uno dei miei desideri più grandi da tanto tempo. Approfittando del fatto che questa camera è molto più grande rispetto alla precedente, non abbiamo avuto dubbi. Abbiamo scelto per lei un letto a piazza e mezza e un bel armadio capiente. Vederla sistemare le sue cose, vederla così felice mentre accoglie le sue amiche e le fanno i complimenti, mi riempie il cuore di gioia. Sapere che finalmente ha il suo spazio come lo voleva lei è la ricompensa più bella per tutti i nostri sacrifici. Siamo stati da Lidl per fare un po' di spesa e guarda caso abbiamo trovato dei mobiletti che facevano proprio il caso nostro. In questa casa abbiamo dovuto mettere la scrivania con il computer in camera da letto. E visto che la stampante serve come il pane per il lavoro di mio marito, dovevamo trovare un posto anche per quella. Abbiamo scelto questo tavolino da notte. L'idea è di sistemarci sopra la stampante senza che la stanza sembri troppo un ufficio. Montarlo insieme a mia sorella è stato divertentissimo e ha reso tutto più facile. Sapete, fare questi lavori mi riportano subito all'infanzia. Quando giocavamo insieme con i Lego o cercavamo di risolvere qualche rompicapo. È stato un momento bellissimo che mi ha ricordato quanto sia bello costruire qualcosa insieme.
Sapete, ognuno di noi ha delle passioni. A me è sempre piaciuto creare con le mie mani, disegnare, lavorare con i tessuti, anche se è da un po' che non mi dedico a queste cose. Per questo mi piace così tanto mettermi alla prova assemblando questi piccoli mobili. Mi fa sentire capace e mi dà soddisfazione vedere come pezzo dopo pezzo le cose prendono vita grazie al mio impegno. E se lo faccio in compagnia, come oggi con mia sorella, diventa quasi un gioco, proprio come quando eravamo piccole. Siamo davvero soddisfatte di come è venuto. Ragazzi, bisogna essere onesti. A volte è necessario l'intervento di un professionista o di qualcuno più esperto di noi per far venire i lavori a regola d'arte. Per quanto riguarda l'organizzazione, finora non sapevamo bene dove sistemare questa scarpiera, ma alla fine il posto perfetto che abbiamo trovato per lei è proprio qui. L'altra invece l'abbiamo già posizionata nel disimpegno. Un pezzetto alla volta ogni cosa sta trovando la sua giusta collocazione. So che dovrei ancora pulire per bene i vetri delle finestre, ma non stavo più nella pelle. Non vedevo l'ora di completare la nostra stanza con le tende. Per questo ambiente volevo dei tessuti chiari che lasciassero filtrare la luce del sole senza oscurire la stanza e che fossero leggeri, non troppo ingombranti. Guardate che differenza! Appena le abbiamo montate, l'atmosfera è cambiata completamente. Ora sento che la nostra camera è davvero finita e protetta.
E per chiudere in bellezza la giornata, il forno di questa casa funziona. Lo abbiamo già testato con delle pizze ed è andato benissimo. Questa è la scusa perfetta per convincere mia sorella a venire qui più spesso e a prepararci qualche bella torta o dei dolcetti deliziosi. E con questo profumo di pizza calda finisco il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto passare questa giornata di pulizie e organizzazione con me. Aspetto tutti voi giù nei commenti per un saluto. Mi basta anche solo un cuoricino per sapere che siete passati di qui. Se ancora non l'avete fatto, non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere nessun video. Ringrazio tutti di cuore per la compagnia. E come sempre ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!